vi parlerò di una cosa appunto che ci tocca un po' da vicino e che riguarda il nostro rapporto con il DNA, ma anche con il modo in cui noi percepiamo i cibi. Avete tutti in mano il vostro stick per fare... chi è che ha paura di fare l'esperimento? La scienza richiede coraggio, quindi nessuno si tiri indietro, anche se è un test pericoloso, abbiamo un'ambulanza lì fuori che quindi potrà assistere. Io prima di diventare un divulgatore, ho fatto per diversi anni il biologo molecolare, il genetista, ho guardato nel DNA delle altre persone. Un bel giorno mi sono accorto che stavano nascendo dei servizi, degli strumenti che avrebbero permesso con pochi soldi, $99 nel mio caso, di andare su internet e di leggere il mio DNA. Ho aderito ad uno di questi siti, ho comprato un profilo genetico online individuale, mi è arrivato a casa un kit con un provettone dove semplicemente ho dovuto sputare, ed è stata la parte più difficile perché ho dovuto riempirlo per bene di saliva, l'ho spedito a un indirizzo preaffrancato e dopo una quindicina di giorni mi è arrivata un'email che mi diceva: caro Sergio, con la tua password da questo momento puoi andare nel nostro sito e consultare il tuo profilo genetico. Questa esperienza l'ho raccontata in un libro che come al solito mi dimentico di portare, ma ecco qui, per fortuna vi agevolo la copertina, che si intitola Il DNA incontra Facebook, è la mia storia personale di cavia genetica. Siccome il titolo è quello che vedete, nei primi tempi qualche libreria mi hanno detto che l'aveva messo nel reparto fantascienza. Vi cercherò di raccontarvi oggi che non è fantascienza, ma è questo legame fra DNA, Facebook e social network è la realtà. Nel libro racconto tantissime cose, serie e meno serie, l'applicazione di queste tecnologie per la nostra salute, la farmacogenomica, i social network genetici, la ricerca dei parenti online. Io ho un profilo genetico, una specie di Facebook del DNA dove in questo momento ho 300 e passa parenti, persone, cugini che io incontro su internet unicamente grazie al confronto dei nostri DNA, persone che non avrei mai conosciuto altrimenti, ed è già per definizione un social network genetico, e tante altre cose. Oggi, siccome siamo a Expo, parliamo di cibo, facciamo questa piccola parte del nostro profilo genetico che riguarda appunto i sapori. Allora, andiamo subito senza indugi a fare questo test genetico. È semplicissimo, dovete prendere questo stick che avete in mano e bagnatevi un po' la lingua e assaggiatelo, senza ingoiarlo, perché assaggiatelo come fosse una caramella e adesso piano piano vediamo i risultati dell'esperimento. Ecco, cominciamo già a vedere alcune facce impassibili, mentre là per esempio si vede qualcuno che ha avuto una reazione disgustata, un sapore amaro, qualcuno niente, amaro. Allora, facciamo una piccola statistica. Chi non ha sentito nessun sapore? Solo il sapore della carta. Siete tanti però, siete tanti, devo dire. O sono scaduti gli stick, oppure qui c'è una popolazione particolare qui a Milano. Chi ha sentito un gusto amaro? Schifoso, ok, un bel po' di gente. Chi ha sentito proprio un gusto schifosissimo, amaro, che per una settimana dovrete mangiare caramelle? La sostanza che avete assaggiato si chiama feniltiocarbammide, è una sostanza innocua, state tranquilli, è una sostanza innocua. Chi ha fatto corsi di biologia la conosce bene perché viene usata spesso nei primi anni di biologia proprio per fare dei piccoli esperimenti di genetica, ed è una sostanza che è molto simile a quelle contenute in diversi alimenti che noi percepiamo come amari. Per esempio, appunto, il cavolo cappuccino verza, il cavolino di Bruxelles, il carciofo e tanti altri alimenti che ci danno un sapore amaro. Ora, cosa succede? Che esistono due versioni, in realtà ne esistono almeno 7, però principalmente esistono due versioni di un certo gene che serve a fabbricare un recettore che sta nelle nostre papille gustative,
E fondamentalmente esiste una versione che funziona, cioè ci fa sentire il sapore amaro, e una versione che non ci fa sentire il sapore amaro. La maggior parte delle persone possiedono la versione funzionante, quindi sentono il sapore amaro, in genere un 25%, quindi oggi la statistica è un po' sballata. E poi ci sono i super gustatori, che sono persone che sentono l'amaro e allo stesso tempo hanno molte più papille gustative della media. Altri geni che i ricercatori stanno studiando non c'entrano con quelli di cui parliamo per l'amaro, ma comunque se uno si trova nella condizione di avere tante papille gustative e di sentire l'amaro, ecco che il gusto è amplificato e proprio la reazione è quella di schifo, disgusto. Ok? Statisticamente sappiamo che per esempio nella popolazione di chi si occupa di assaggio, quindi sommelier, gustatori, assaggiatori, è molto alta la percentuale di persone che hanno la caratteristica di super gustatore. C'è anche un'altra cosa interessante, e cioè che ci sono degli studi anche recenti che mostrano che le persone che hanno questa caratteristica genetica, cioè quella di sentire, di essere gustatori, sentire l'amaro, mediamente, tendenzialmente, evitano i cibi che hanno questo sapore amaro, perché percepiscono molto fortemente questo gusto. Ora, chi era uno che ha sentito l'amaro? Ti piace il cavolo? Il cavolino di Bruxelles? Carciofo? No. Io non ho avuto bisogno di fare questo test, l'ho fatto una volta tanto tempo fa, ho dovuto mangiare caramelle per una settimana, so adesso di essere un super gustatore, ma siccome il mio DNA è stato decodificato e trasformato in un file grazie a quel procedimento che vi ho detto, il mio profilo genetico sta in questa chiavetta USB che io posso portare in giro, posso mettere il mio profilo genetico su un cellulare. Come vi ho detto, il mio profilo genetico ormai è un file che io condivido privatamente o più o meno pubblicamente su internet con altri soggetti, e quindi vedete che c'è uno scatto, c'è qualcosa che prima non conoscevamo, e cioè il fatto che da un file che contiene il mio profilo genetico posso capire una mia predisposizione alimentare. Se io avessi i vostri file, avessi il vostro profilo genetico, non avrei bisogno di farvi assaggiare questa sostanza, perché saprei, siccome è geneticamente determinata, saprei perfettamente se siete dei gustatori o dei non gustatori. E vedete che comincia a emergere qualcosa che prima non c'era. Andremo tutti a farci il test del DNA prima di andare al ristorante, prima di mangiare qualcosa? Probabilmente no. Però esiste una cosa che si chiama marketing e che cerca di prevedere i nostri gusti in base ai nostri profili, che siano profili di consumatori o, perché no, anche profili genetici. Ebbene, se è vero che statisticamente le persone che sentono l'amaro tendono a non gradire certi tipi di cibi, può nascere benissimo la genopubblicità. Pensate che sia fantascienza? Esistono già dei brevetti in California, negli Stati Uniti, che sono stati concessi proprio per implementare questo tipo di marketing basato sui nostri profili genetici. Ancora, voglio farvi vedere un piccolo filmato che scorre mentre parliamo. Ci sono dei ricercatori. In questo caso sono ricercatori di Trieste, Paolo Gasparini, è un genetista, e la sua equipe sono andati in giro per il mondo, hanno ripercorso in questo caso la via della seta e hanno fatto quello che abbiamo fatto oggi, in maniera un po' più complessa, un po' più complicata. Sono andati dalle varie popolazioni e hanno cercato di associare le loro preferenze alimentari e olfattive, vedete ogni tanto gli fanno annusare dei pennarelli per sentire se sentono dei determinati odori, ai loro DNA. Quello che si vede appunto sono persone che assaggiano e allo stesso tempo a cui viene raccolto il DNA. Associare profili genetici e preferenze alimentari. Quindi non è una cosa che facciamo solo noi oggi, ma è una cosa che scienziati in tutto il mondo stanno facendo per costruire delle mappe, dei profili, dei database di genetici che rispecchino anche le nostre preferenze alimentari. Ecco, questa immagine che io ho messo anche nel libro è una cosa curiosa. È il mio identikit fatto
da una disegnatrice a cui ho chiesto di disegnare il mio profilo guardando solo il DNA. Non mi conosceva, non mi aveva visto, aveva visto solo i risultati del mio DNA. Allora, molte cose su di me, su di noi, oggi, da questi file si possono capire. La mia intolleranza al lattosio, il mio gruppo sanguigno è molto facile da capire perché è determinato geneticamente, anche la mia tendenza a reggere bene l'alcol. Quindi stasera se usciamo e andiamo in giro può darsi che vi stendo tutti perché no, non vi stendo, però nel mio DNA c'è scritto che metabolizzo abbastanza bene l'alcol. C'è anche scritto, possiamo fare anche un piccolo esperimento se volete, mettetevi il mignolo nell'orecchio. Questo è bello da fare in coppia, in famiglia. Girate bene, ora osservate, che tipo di cerume avete? Umido o secco? Secco. L'umanità si divide non solo in gustatori e non gustatori, ma anche in coloro che hanno il cerume umido e il cerume secco. Io ce l'ho umido. Questo è bello da fare a tavola stasera. È un'altra caratteristica determinata geneticamente, proprio come l'amaro o non l'amaro. Ecco, queste cose si capiscono bene, perfino il tipo di cerume che abbiamo. Altre cose invece, come vedete da questo identikit, non si riescono a capire, perché dal mio profilo genetico il colore degli occhi, il colore dei capelli, l'altezza sono difficilissime da prevedere. Perché? Perché sono caratteristiche che a noi sembrano molto semplici, siamo abituati a riconoscerle, ma dal punto di vista genetico sono molto complicate. Solo per il colore degli occhi esistono decine, forse addirittura centinaia di geni coinvolti. Non parliamo dell'altezza, che oltre che coinvolgere tanti geni, coinvolge anche l'ambiente. La generazione di oggi è più alta di quella precedente e così via, perché cambia l'alimentazione, cambiano gli stili di vita. Quindi vedete che queste tecnologie che rendono sempre più facile ed economico leggere il nostro DNA, costruiscono degli identikit, delle mappe, cambiano la percezione della nostra identità, fino a un certo punto ovviamente, perché non tutto si può dire su di noi, ma certamente per quanto riguarda il discorso del gusto è interessante che anche queste caratteristiche entrano a far parte di un nostro profilo, di un nostro identikit. Non parliamo solo dell'amaro, ma di molte altre cose. Il coriandolo, per esempio, il coriandolo fresco è una sostanza che molti, anche lì il mondo si divide in quelli che amano e odiano il coriandolo fresco. Avete mai assaggiato il coriandolo? C'è chi dice che puzza di ascella e c'è invece chi dice che è buonissimo e piccante. Anche lì non è questione di gusti, ma è questione di DNA. Ci sono degli studi anche recenti che identificano nel cromosoma 11 delle varianti genetiche che ci fanno percepire questo gusto in modo diverso. Ecco, dei gusti non si discute, non disputandum est, dicevano i latini. È vero, dei gusti non si discute, ognuno ha i suoi, di sicuro i gusti si studiano ed entreranno sempre di più a far parte di un nostro profilo, perché no, anche genetico. Grazie a tutti.